canale. Stiamo lavorando sulla Caballero che conoscete se avete già seguito gli episodi precedenti, dove abbiamo trasformato il frontale con una mascherina di una BMW Urban GS. Allora, quello che vogliamo fare oggi è l'upgrade con le frecce a LED. Non abbiamo trovato uno schema elettrico decente che ci permette di capire dove si trovi poi e come funzioni il sistema dei relè, quindi siamo andati a fare un tracciamento. Questo è il cavo delle frecce con le lampadine a incandescenza. Staccandone una va in Hyperflash. Abbiamo letto su dei forum che c'erano dei relè nel blocchetto delle luci di sinistra, ma non c'è niente, c'era solo un affogamento di gomma che abbiamo eliminato e non c'è nessun relè, quindi il cavo rosa porta la corrente già alternata o a impulsi delle frecce, il cavo marrone e il cavo verde sono poi, in funzione del movimento delle frecce, portano il segnale alle frecce di destra e di sinistra, ma che appunto vanno in Hyperflash. Allora, che abbiamo fatto? Abbiamo seguito il cavo rosa per capire da dove viene. Qui dal lato destro, insomma, non vi faccio vedere tutto il dedalo di questa spaghettata, ma alla fine abbiamo trovato il relè delle luci, che è anche il relè poi che gestisce la lucetta dell'ABS, ed ecco il nostro cavo rosa. Quindi questo è il cavo rosa che porta l'impulso alle frecce. Ci serve semplicemente prendere questo cavo rosa e sostituirlo con un relè a 2 vie, non abbiamo bisogno del 3 vie, ci rendiamo la vita un po' più facile, andando poi a rubare la traccia dallo stesso relè che deve essere reinstallato, quindi non lo possiamo sostituire perché quello comanda le lucette dell'ABS e il disinserimento dell'ABS. Dobbiamo semplicemente pescare la corrente da uno di questi 5 cavi che vedete qui. Il marrone, il nero sarà sicuramente la neutra, io presuppongo che sia giallo il nero. Allora noi ora accendiamo il quadro e con un multimeter qui andiamo a vedere cosa porta corrente continua a 12 volt e poi rubiamo la corrente di là. Pronti per il test? Vabbè, accendiamo, sperando che non salti niente. Abbiamo isolato tutto. Ok, è acceso. Il nostro multimeter segnala, se lo mettiamo a massa, alla batteria 12, quindi mi aspetto di trovare un segnale a 12, non dal rosa. Questo è il nero, non va niente. Ecco, giallo-nero mi dà 11,78 con un piccolo assorbimento, non so se lo vedete. Continuo, vediamo. Bianco e il verde mi dà un 10 e lilla invece un'uscita, quindi dobbiamo prendere la corrente molto probabilmente dal giallo-nero, perché il giallo-nero mi dà 11,77, ha poco assorbimento, quindi ci avrà una resistenza minima, mentre il giallo e verde dà 10,33. Quindi stacchiamo i due poli, giallo e nero, prendiamo la corrente e lo rimettiamo dentro, e al rosa gli attacchiamo poi il relè che vi farò vedere tra pochi secondi. Liberare i pin rosa e giallo-nero difficile non è, ma sicuramente un po' di pratica bisogna averla. Ci sono delle alette ai lati destra e sinistra che bisogna schiacciare ai lati destra e sinistra, quindi stringere e poi tirare o riuscire a spingerlo dalla punta, sempre meglio. Allora, quello che faremo ora è, questo sarà l'input e questo sarà l'output. Questo è il nuovo flash relay che utilizziamo, mettendo, è un relay a 2 vie delle nuove generazioni, sono piccolissimi, quindi metteremo il rosso, lo prenderemo, lo attaccheremo qui facendo una piccola saldatura per rimettere poi il cavo giallo-nero nel pin, mentre il cavo rosa lo lasciamo libero e gli facciamo una piccola saldatura qua
per chiudere il circuito e mandare corrente poi al comando delle frecce e poi chiudiamo tutto. Potremmo anche fare una prova, perché no? Facciamo una prova. Qui abbiamo staccato la freccia posteriore destra in modo tale da simulare poi la freccia LED sul frontale e vediamo se riusciamo a eliminare l'hyperflashing alla freccia anteriore. Perfetto, non c'è più hyperflashing nonostante la freccia posteriore a sinistra sia disconnetta, quindi significa che il circuito è giusto. Ora dobbiamo semplicemente fare le saldature. È qui nascosto questo cavo giallo, quindi abbiamo acchiappato la distribuzione della corrente dal vecchio relè, poi rimontiamo il tutto e abbiamo montato le nuove frecce a LED sia dietro che davanti. Per chi ci segue già conosce la mascherina della Urban GS che abbiamo montato sulla Cavallero Rally. E ora facciamo scorrere le nuove frecce a LED. Posizione anteriore e nella posizione posteriore. Come vedete sono le nuove frecce a scorrimento senza hyperflash. Spero che il video vi sia piaciuto e sia stato utile per capirci qualcosa. Se vi è piaciuto lasciate un like e seguiteci per i nuovi episodi perché abbiamo in cantiere qualcosa di really hot. A presto ragazzi!